Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andremo a vedere se il progetto che state accarezzando, che state cercando di manifestare, piuttosto che il progetto che avete già iniziato a co-creare, vi darà la possibilità di cambiare in meglio la vostra vita. Abbiamo due scelte, la prima è questo mazzo blu e la seconda scelta è il mazzo giallo. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Andiamo a vedere se il progetto che avete in testa effettivamente cambierà la vostra vita. Tenete presente che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, vi invito ad ascoltare l'altra lettura. E nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia mail sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate i link ai video corsi gratuiti piuttosto che alle previsioni annuali e stagionali. Insomma, date un'occhiata in descrizione perché ci sono diversi link. Andiamo. Ok, allora partiamo subito con un 3 di scusate, un 5 di pentacoli, il carro, un re di pentacoli, abbiamo un 6 di coppe, un 2 di spade e un 3 di pentacoli. Diciamo che partire con questo 5 di pentacoli mi destabilizza un po', ragazzi, perché o c'è l'idea di creare qualche cosa perché in questo momento siete in un momento di carenza finanziaria. Andiamo a vederlo subito. Re di coppe, 10 di coppe. Allora, appena ho girato le carte, la sensazione è che sia un progetto legato a un'abitazione, a una casa. Diciamo che con questo re di coppe e il 10 di coppe c'è un senso di famiglia, un senso di pienezza a livello emotivo, però il 5 di pentacoli mi parla di qualche tipo di carenza probabilmente. Andiamo avanti, poi eventualmente ci ritorno. Andiamo a vedere questo carro. Il carro è una carta che mi indica un movimento, una scelta in avanti, un qualche cosa che può essere diretto. Allora, fante di pentacoli e 2 di spade nuovamente. Voglio andare a vedere il re di pentacoli. Allora, per 3 di pentacoli di nuovo e stella. Per qualcuno potrebbe anche risuonare con un figlio che va a studiare fuori, o se siete voi figli, potrebbe essere il fatto che vi stiate tipo facendo un problema nel lasciare indietro la famiglia. Allora, qui l'evoluzione la vedo positiva comunque, eh. Diciamo che c'è un potenziale molto forte di espansione dietro quello che è il vostro progetto. Soprattutto se è un percorso di studi, soprattutto se si tratta di imparare nuove tecniche da un punto di vista lavorativo. E qui terminiamo con un re di pentacoli. Quindi è una carta di abbondanza, una carta di qualcuno che raggiunge un certo tipo di risultato, un certo tipo anche di struttura, mi verrebbe da dire.
dirò, ragazzi, che potrebbe anche... vi faccio un esempio per farvi capire come vedo l'energia. Qui c'è qualcuno che ha perso qualcosa e a causa di questo, del bisogno di uscire da questa, diciamo così, carenza, c'è come l'avvio di un nuovo percorso, è come se si facesse una scelta che vi può portare magari a lavorare per qualcuno che poi sarà questo qualcuno che appoggerà il vostro progetto. Questa è una possibile lettura di questo gruppo di carte. Un'altra lettura. Allora, innanzitutto ho come l'idea che questo progetto sia come di volontariato per qualcuno, o comunque se non è volontariato è per aiutare i bisognosi, per aiutare i genitori single, per aiutare, sapete, ehm, è come se fosse un progetto di, come si dice? Inclusione. Magari si tratta anche di lavorare con gli animali abbandonati piuttosto che... ehm, è come se ci fosse, sì, un nuovo interesse, un nuovo percorso di studi, un qualche tipo di movimento che dovrete fare. E vi parlo di movimento perché il carro parla anche di movimenti proprio fisici, quindi di spostamenti che o vi porteranno a conoscere questo re di pentacoli o tutta questa evoluzione farà sì che vi trasformerete voi stessi nel re di pentacoli. Sento di più la prima. Comunque, andiamo avanti, vediamo se di coppe. Asso di spade, 8 di coppe e regina di coppe. Voglio andare a vedere anche il 2 di spade. Quattro di spade, giudizio e eremita. Allora, qui ho la sensazione, innanzitutto che ci sia qualche cosa legato al passato, che ci sia qualche cosa che non si vede bene, che non è chiaro, probabilmente per quello che dovete iniziare questo nuovo percorso, come per approfondire un certo tema. Guardate, per molti ho la sensazione che voi e questo collaboratore potreste essere un po' predestinati ad incontrarvi. Mm? Un po' perché qui abbiamo la stella, un po' perché qui abbiamo il 6 di coppe, un po' perché qui abbiamo re e regina di coppe e il giudizio. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Ragazzi, abbiamo un bellissimo 9 di coppe e 10 di pentacoli. Meglio non si poteva finire. Allora, non mi è molto chiaro sinceramente il tipo di progetto, nel senso, sento che è un progetto di tipo materiale, concreto, può avere a che vedere o con, proprio come vi dicevo prima, una casa, una struttura fisica fatta di mattoni, o come l'idea che potrebbe, per qualcuno si tratta o di inglobare un genitore rimasto solo
nel nucleo familiare, come quest'idea di inclusione in questa lettura. Oppure se per caso siete del filone umanitario, cioè nel senso dove questo progetto è diretto ad aiutare gli altri, a farli star meglio, insomma a farli uscire da situazioni di carenza, sento comunque che c'è questa voglia di sia di ampliarvi, ma anche di includere, di inglobare. Fatemi sapere che progetto è nei commenti, sono curiosa. Allora ragazzi, posso dirvi che sento, qui avete due volte il 2 di spade, l'8 di coppe e la regina di coppe, e qui avete l'eremita, 9 di coppe, re di coppe e 10 di coppe. Le coppe sono molto presenti, ma soprattutto in questo gruppo di carte vi devo dire che siete all'inizio di questo progetto, quindi cercate, visto che comunque non vedete troppo chiare certe cose, proprio perché siete all'inizio, magari non avete una conoscenza così ampia della situazione, non fatevi prendere dai facili entusiasmi, cioè ponderate bene, piuttosto appunto fatevi consigliare da questo re di pentacoli che secondo me potrebbe essere la persona con la quale inizierete questo progetto. Sento come una persona che se poi sarete voi, per esempio, a essere inglobati in una famiglia, ok? Perché può essere le due, cioè nel senso, magari siete voi che avete questa esigenza di sentirvi parte di un gruppo, sentirvi parte di, in quel caso vi dico, sento molto appoggio o da parte di questo gruppo o da parte di una persona in particolare. Questo progetto riuscirà a cambiarvi la vita? Guardate, non ho ruote della fortuna o cose di questo genere, però sì c'è un giudizio, quindi qui si parla di una presa di coscienza, di una presa di consapevolezza. Tenete presente che l'otto di coppa è l'arcano minore dell'eremita, quindi è come se attraverso una forte introspezione, lo studio, un ampliamento degli orizzonti, anche a livello di prospettive, cosa posso fare? Ah, adesso conosco quella persona, quindi mi si apre un ventaglio di opzioni in più. È come se ci fosse questa presa di coscienza ehm, globale, è proprio un risveglio, per qualcuno fa riferimento proprio a quello che è la chiamata al servizio, come vi dicevo prima, e qui abbiamo un progetto o comunque un qualche tipo di collaborazione che vi avevo già anticipato qui, che insomma diventa concreto, è proprio una collaborazione che ha un potenziale di crescere. E qui abbiamo un 9 di coppe che mi parla di un appagamento emotivo, di qualcuno che raggiunge certi obiettivi, di qualcuno che è appagato e soddisfatto delle coppe che ha raccolto. E qui con i 10 di pentacoli è proprio una carta di famiglia allargata, quindi lui, lei, i figli di lui, i figli di lei, genitori, parenti acquisiti, animali da compagnia, amici, vicini di casa e via dicendo. Ed è anche una carta di contratti e quando parla di anche matrimoni, tra l'altro, potrebbe anche essere una convivenza, visto che c'era la casa in mezzo, qui ragazzi, però devo dire che sì, c'è una buona base perché effettivamente vi cambi la vita con questa scelta, con questa decisione o con questo progetto comunque. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Conta su te stesso. Oh, che bella. La lezione di oggi. Analizza il tema della dipendenza. Dipende dagli altri perché facciano quello che dovresti star facendo tu stesso? La guarigione è uno sforzo solitario.
Anche se abbiamo bisogno di appoggio durante il processo, alla fine il compito di autodisciplinarsi corrisponde a noi. L'obiettivo identifica e modifica i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Wow! Difatti, guardate, queste due carte qui sono carte che mi parlano anche di responsabilità. È effettivamente un giovane che si prende la responsabilità di un certo tipo di progetto. Bene, cari amici della prima scelta, spero che insomma la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato qualche spunto interessante su cui riflettere. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Per chi invece volesse andare a proprio ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, quindi potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, che sono quelle dedicate agli abbonati, e dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo. Anche per voi andiamo a vedere se questo progetto cambierà la vostra vita. Tenete presente che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nulla, ragazzi, vi invito ad ascoltare l'altra scelta. Per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, alle previsioni semestrali, insomma ci sono link che potrebbero interessarvi. Andiamo avanti. Andiamo a vedere la vostra energia per quello che riguarda questo progetto. Ok. Regina di denari. Partiamo molto bene, direi. 6 di spade. 3 di spade. Fante di coppe. Re di coppe. E 10 di bastoni. Partiamo bene con questa regina di denari. Credo che sia un progetto piuttosto ambizioso. Andiamo a vedere. Sì, ho come la sensazione... imperatore amanti. Ho come la sensazione che sia proprio tipo voglio raggiungere il lavoro della mia vita, voglio arrivare a fare della mia passione un qualche cosa di concreto. Ho anche la sensazione che qualcuno debba decidere se carriera o famiglia. Andiamo a vedere 6 di spade. Giustizia. Sei di spade. Come se vi invitassero a trovare un giusto equilibrio tra il tempo che è per voi e il tempo che è per gli altri. Se fosse il discorso del lavoro o famiglia, cioè tempo da dedicare alla famiglia e il tempo da dedicare al lavoro. La giustizia mi dice che è come se ci fosse bisogno di cercare un nuovo equilibrio, un nuovo tipo di regola, di modus operandi. Andiamo a vedere il 3 di spade.
regina di denari, cavaliere di pentacoli, 2 di pentacoli e fante di coppe che avete già qui. Ragazzi, per qualcuno come la sensazione che siano due progetti in parallelo che volete far partire. Ed è per quello che qui vi dicono, cercate di distribuire bene il tempo, un po' di qui, un po' di lì. Andiamo a vedere il fante di coppe. 5 di spade. E morte. Andiamo a vedere anche il re di coppe. Giudizio, 9 di bastoni e diavolo. Allora, ho l'idea che qualcuno voglia trasformarsi, voglia come aumentare il ruolo. Qui ho come il senso di un avanzamento a livello di potere personale. Quindi potrebbe essere una promozione, potrebbe essere, potrebbero essere più progetti insieme proprio per aumentare il conto, insomma, per rimpinguare un po' le casse, ho come questa sensazione. Ma l'idea qui è che abbiate come una certa confusione mentale su che cosa sia bene tagliare e lasciare indietro. Perché qui ho una carta che mi parla di scelta, una carta che mi parla di la giustizia taglia quello che è in eccesso. Qui sono due carte che indicano un lasciarsi indietro, la morte di nuovo taglia, e ho come la sensazione che vogliate o appunto se avete due progetti lasciate indietro uno dei due, se state collaborando con qualcuno, come l'idea che ci possa essere come un allontanamento, no? Per raggiungere, non so, come l'idea che l'energia venga divisa. Però questo che cosa succede? Che non potete andare avanti tanto così, a seguire due cose, anche perché è come se se da soli non ce la faceste. Avete bisogno come di aiuto. E potrebbe anche arrivare una persona effettivamente ad aiutarvi, un dipendente, un amico, ma quello che in questo caso avrete bisogno di sviluppare, appunto, è proprio il vostro potere personale, soprattutto se è un amico, un figlio, un parente, un genitore che magari viene a darvi una mano in azienda perché siete un po' ingolfati col lavoro, mettete delle regole molto molto forti, mettete i paletti, parlate chiaro, senza schiavizzare, però sì guidando chi c'è con voi. Andiamo a vedere il 9, scusate, il 10 di bastoni. Wow. Sì, io qui ho come la sensazione con questo 10 di bastoni che il cambio verrà quando vi toglierete certe responsabilità da dosso, quando ci sarà questo taglio. È come se qualcuno qui stesse facendo troppe cose, c'è bisogno di troppa gente, insomma. O si tengono i contatti con troppe persone, come se ci fosse bisogno di ritrovare un pochettino il focus. E questa carta mi dice che avete bisogno di stare un po' in pace, stare un po' tranquilli, pensare con la vostra testa, rimettere in ordine i pensieri. Magari vi dico una cosa, potrebbe essere utile sentire una persona che voi ritenete saggia, che avete conosciuto nella vostra vita e che dite, devo assolutamente sentire questa persona cosa ne pensa,
perché mi fido di come pensa, vede oltre dove io non vedo, quindi ho bisogno della sua consulenza. E potrebbe essere una persona, ok, mi dicono nonno. Non so se è vostro nonno o se è il nonno, qualche altro nonno, insomma, magari c'è qualcuno che chiamate nonno vicino a voi. Comunque è una persona che ha un certo grado di saggezza e potrebbe in qualche modo aiutarvi a gestire meglio la situazione, a capire dove mettere i paletti, a capire cosa implementare, cosa magari ridurre, come gestirvi, come rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. E qui ragazzi vi dico, attenzione all'otto di spade, perché l'otto di spade è sempre una carta autoboicottante e qui probabilmente siete arrivati ad un punto di stanchezza dove siete un po' obbligati, soprattutto se il discorso è che volete aprire un qualche cosa per conto vostro e quindi magari lasciare la vecchia azienda. Cioè sempre, vi dicevo, è come se ci fossero due energie qui da integrare. Datemi un'altra carta per questo 8 di spade. Il 3 di spade, ragazzi, mi parla di sacrificio. Io qui ho come la sensazione che qualcuno pensi di non poter aver altra scelta se non quella di, prendetelo sempre con le pinze, quello che dico però, se non quella di essere egoisti. Cioè, è come se fosse arrivati ad un punto dove o me o l'altra persona, o uno o questo progetto, o progetto A o il progetto B, perché è come se portare avanti troppe cose disperdesse le energie. Nel momento in cui vi lasciate indietro certe responsabilità, arriva questo 8 di pentacoli e questa forte indipendenza, anche se vi sento già così, però la regina di pentacoli come ruolo, secondo me, qui è da intendere come una persona che guida altri, quindi è come se foste già magari, per dire, aveste già un posto fisso, bello, però vorreste di più, voleste di più, tipo io vorrei la mia ditta, questa cosa potrei farla anche da solo o da sola, magari a qualcuno manca solo la fiducia in se stesso per fare il salto, no? Però qui è un po' come dire, ok, vediamo che cosa posso tagliare. Io ho come la sensazione, per qualcuno potrebbe essere di farsi mettere part-time e iniziare un'attività in proprio, senza farsi troppi scrupoli del tipo cosa penseranno gli altri, come farà l'azienda, come farà il titolare, la titolare. Avete bisogno di quello? Chiedete quello. Se invece siete voi che dirigete e avete dipendenti o insomma potrebbero arrivare dei dipendenti, mettete bene dei paletti, perché qui si tratta di parlar chiaro. Lettura articolata, devo dire, effettivamente, amici della seconda scelta. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Cambia il ritmo. Devi sapere che la guarigione a volte dipende dalla forza, disposizione e abilità che hai per cambiare il ritmo, come vi posso dire, il rumbo. Molta gente posticipa questo cambio per paura o pigrizia e poi si domandano perché non sono felici o non sono sani. L'obiettivo: prendi una decisione curativa, ferma e effettiva, prima che finisca il giorno, che possa cambiare in modo positivo il ritmo della tua vita. Bellissimo. Bene, cari amici della seconda scelta, spero che la lettura vi sia stata utile. Potete farmelo sapere nei commenti se vi ha dato degli spunti interessanti di riflessione.
Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email e io vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti, oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video riservati agli abbonati sono visibili, quindi se volete dare un'occhiata ai temi trattati vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!